Salve a tutti ed eccoci di nuovo per un altro lavoretto che potrebbe farci molto comodo. Andiamo a vederlo. Ecco, questo è l'innesco di una cartuccia da caccia praticamente. Adesso ve la prendo con le pinze che si vede meglio. Eccola qua. È il modello più lungo, più potente forse. È 7,70 per 6,20 e noi dobbiamo creare un attrezzo che possa farlo esplodere in modo da dissuadere animali e anche persone, perché no? E quando andiamo in giro per monti o anche qui a casa, che magari di notte magari sentiamo qualche rumore, prendiamo paura e magari quello ci aiuta a far capire che abbiamo un'arma in casa, anche se in realtà non l'abbiamo, insomma, ecco via. Per fare quell'attrezzo ci serve una barra di ottoni come questa, già di 12 mm, così evitiamo di tornirla dalla parte esterna, e cominciamo a lavorarla. Prima però leggete bene queste note, adesso vi metto qui. Cominciamo col proteggere questa barra di ottone. Eccolo qui, la barra di ottone, un po' riparata. E adesso passo a passo cercheremo di fare insieme questo comodo utensile, direi. Allora, siccome che questo dissuasore dovrà essere una cosa tascabile, tipo penna, dovremo cercare di mantenere degli spazi abbastanza ristretti, quindi cerchiamo di lavorare nel piccolo, via. Dovremo affondare con la punta, questa è una punta di 5,5, però è una punta lunga, dovremmo affondare di 75 mm. Ho già messo una punta di 8 perché il foro dovrà arrivare a 9, ma se noi mettiamo già una punta di 9 dalla parte qua è impossibile che rimanga preciso, diventerà 9, 9,3, 9,4. Quindi noi affondiamo con l'8 e poi ci passiamo all'alesatore, Adesso io monto su questo alesatore di 9, però questo alesatore è per fuori ciechi, quindi praticamente è tutto parallelo. E se non l'avete dovete usare per forza di cose una punta di 9, non diventerà liscio alla perfezione, ma comunque l'ottone ne risente poco dalla foratura. È giunto il momento di mettere su il maschio di 10 con passo di 1 praticamente, come questo. Ecco, la linea. Ecco, il 15 ce l'ho qua praticamente. E così dovrebbe bastare, sì. Allora, qui adesso dobbiamo fare un'asola di 3 mm che arriva da 70 per una corsa di 25, dopo ci andrà un perno di 3, quindi dobbiamo calcolare una 3 mm in più praticamente, quindi 25 diventano 28, diventa praticamente 42, mettiamo il calibro 42, più o meno, non è che sia proprio fondamentale questa misura.
Lì, dai. Un'asola che deve arrivare praticamente fino qui. Ecco, siamo pronti per la fresatura di 3 mm. Bisogna stare attenti a non rompere la fresa perché è tenerissima. Facciamo l'asola da qui a qui, che è 28 mm, compresi il lato di qua e il lato di là. Adesso noi dovremmo andare a ruotare un po' in alto su questa verticale, però non proprio in verticale ma un po' all'indietro, in modo che, perché dopo qui ci va praticamente un manettino che fa scorrere indietro il martelletto e diventa una specie, l'inclinatura diventa una specie di sicurezza in più. Manualmente farò girare il mandrino in questo senso e nello stesso tempo mando avanti col carrello piccolino superiore, mando avanti appena appena un po' la fresina, ecco, e parto, posso già partire, posso. Adesso guardo se basta, guardo, anzi adesso tolgo la carta gomata che poi la rimetto, che faccio meglio, così vedete anche voi. E poco, dovrò andare un altro pochino, dovrò andare, quindi mi rimetto dentro, che sono ancora allineato praticamente. Alla fine come asola totale l'ho portata a 4 mm. Ora non state a togliere con la lima queste sbavature che dopo fanno diventare brutto tutto l'insieme. Dopo con la carta vetrata alla fine facciamo un bel giro fino a che abbiamo il pezzo lungo che si lavora bene e possiamo usare anche la contropunta. Ci voglio fare un po' di righine qua che servono per aumentare il grip della mano. Le farò 4 mm di distanza una dall'altra, però a calare, a scendere di profondità. Ho diviso l'ultimo qua più piccolo, praticamente 2 decimi e mezzo di profondità sul raggio però, e ho diviso per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 praticamente. Ora tolgo quel mezzo millimetro di abbondanza che avevo lasciato, così si pareggia bene e fa il 4 mm di distanza come gli altri. Un po' di carta fine, questo è eccessivamente fine, ma ho finito l'altro, ho finito questo 1200, sarebbe meglio una carta sui 500-600. Sembra bellissimo, mi sembra. Ok, adesso facciamo la troncatura, allora, il pezzo intero vorrebbe 88. Io ho già aggiunto i 34 perché poi vorrà intestato bene, via. Quindi facciamo un segno qui più o meno. Ok, va bene, 88 e 34, dopo togliamo i 34, dopo. Perfetto. Ecco, adesso andiamo a girarlo da questa parte, torniamo a mettere la carta gomata di protezione che è talmente bello che non si può rovinare. Sembra oro, sembra. Ricordiamoci di misurare bene la profondità, che è 75, controllatela, perché se siete andati più avanti dopo poi ci viene un buco passante, non va bene.
punta di 3,5 e facciamo il buco passante finché non entra nell'altro condotto. Ora facciamo la foratura con la punta di 9, però qui dobbiamo mettere la massima attenzione perché se passiamo di là andiamo a comunicare il foro e è tutto da buttare via praticamente. Il foro verrà profondo 10 mm. Andate giù 9, lo smontate e tornate a guardarci. E dopo mettiamo su una fresa col taglio pari. Se non l'abbiamo tronchiamo la punta e facciamo un taglio pari se non abbiamo la fresa, perché dobbiamo sfruttare il massimo, però senza velicono, via. Se uno invece c'è già la fresina di 9, tanto di meglio. Ottimo, lo 0 ce l'abbiamo lì, blocco, vado dentro quel po' che abbiamo già scavato, così sta centrato. Smonto addirittura il pezzo, tanto per controllare bene, perché qua si fa veramente fatica a controllare, consiglio di prendere una punta col codolo molto svasato, perché dentro un po' di coso ce l'abbiamo, un po' di conicità alla fine. Ci accertiamo che vada proprio alla fine e si vede, a occhio nudo si vede. Poi infiliamo la stessa punta che abbiamo usato per forare, quindi la 3,5, la mettiamo dentro fino a toccare la punta, facciamo la misura esatta e la riportiamo sopra. Ecco, qui è evidente che c'è 3-4 mm ancora, invece noi dobbiamo lasciargli 1,5 mm 2. Ok, così sono contro, blocco. Un altro pochino e torniamo a controllare. È meglio controllare un paio di volte che ne rifare tutto. Ecco, ha ripulito il foro e ricontrolliamo, sempre accertandosi che la punta sia lì, che si vede. Guardiamo, ecco, qui c'è 1,5 mm, per me va benissimo. Se uno fosse titubante, magari il tubino invece di farlo così lo fa un paio di millimetri in più e sta un po' più distante col diaframma praticamente, lo lascia un po' più grosso. Guardiamo un'altra volta, così, e sì, è così, e siamo perfetti. Sì, 9,84 praticamente. Ripeto, se non fosse titubante, lascia il tubino un po' più lunghino, di un paio di millimetri, e poi rimane più distante col diaframma interno. In questo caso, avendo poca tolleranza, è molto importante avere un maschio per fori ciechi, che arrivi quasi completamente alla fine. Se non l'avete, vi conviene stare comunque più lunghi col tubino e con gli spazi. Qui conviene finirlo a mano perché con la macchina si fa fatica a capire quando si arriva in testa, quindi adesso che è puntato dritto lo tiriamo giù e lo finiamo a mano. Direi che sia piuttosto bello, direi, sembra oro. Allora in questo perno adesso facciamo il capelletto dietro, facciamo di chiusura, dobbiamo portarlo a 10 scarso, che poi ci va il filetto di 10 passo 1 per 12 mm.
piccolo scarico per il filetto, però attenzione, non forare troppo perché poi all'interno ci verrà un foro e dopo diventa comunicante praticamente, e questo non deve essere. Quindi noi dobbiamo fermarci con lo scarico, dobbiamo fermarci a 9 mm praticamente. Controllino, vedere se passa. Con questi filetti fini qua si fa sempre fatica. Sì, sì, direi che vada bene. Ok. Facciamo un bel centrino, adesso facciamo cambio marcia, ok. Centrino che poi facciamo la foratura per contenere la molla di spinta. Dunque, qua dentro dopo vorrei metterci una molla, cioè vorrei metterci, ci va una molla. La molla ho trovato questa, che potrebbe andare bene, è un 7 mm praticamente di diametro. Ecco, quindi facciamo un foro di 7,50 perché sappiamo tutti che la molla quando si schiaccia allarga il suo diametro. Ok, ho fatto 25 mm, adesso guardo se trovo una punta pari per fare il fondo pari, che forse è meglio. Quindi facciamo un po' di svasatura perché la molla non deve puntare quando si va dentro, diciamo. Allora il pezzo diventerà, il tappo di chiusura inferiore diventerà così più o meno, e noi continuiamo con la stessa logica di prima, che voleva gli incastrini a 4 mm uno dall'altro e sempre più profondi. Lo 0 l'ho già fatto, lo 0 macchina, mi sposto già di 4 e affondo 1 millimetro praticamente, 1 millimetro sul totale sulla circonferenza. Guarda la misura che abbiamo, diventerebbe un 28,5-29, che va più che bene con la svasatura un po' più grande ma maggiorata magari. Ottimo. Adesso prendiamo la nostra carta vetrata fine, anche qui una bella pulita, poi lo tronchiamo e anche il codolo è già a posto. Ora guardiamo se avvitano i due componenti insieme, uno questo e l'altro, il codolo e il corpo, con lo stesso motivo naturalmente, che è molto fine così. Ottimo, non è bella così, sembra tutto uno, sembra. Cominciamo a fare la testa di questo attrezzo. Dobbiamo fare un filetto sempre di passo di 1. E la testa avrà più o meno 1 centimetro, 10 mm. Ok, anche qui dobbiamo arrivare a 9,95 più o meno.
Anche qua lo scarico per il dopo filetto. E anche qua andiamo a fare il filetto. Sempre passo 1, 10 passo 1 praticamente. Ok, adesso dobbiamo solo tagliarlo in lunghezza perché è troppo lungo. Siccome che la filiera non arriva proprio alla fine completamente, nonostante sia per foro cieco, bisogna togliere qui appena pochino di filetto, ecco, un giro e mezzo. Ecco, e comunque così va bene. Si deve evitare abbastanza liberamente perché poi da svitare a mano. Ottimo. Adesso noi dobbiamo fare un foro per contenere la capsula esplosiva da cartuccia. Queste vi ricordo sono quelle da cartuccia da caccia, sono innocue via. Hanno un diametro di 6,27, 6,28 dipende, però esplodendo a volte si dilatano un pochino, quindi conviene usare un foro di 6,5, 6, sì, 6,5, lasciargli un po' di tolleranza, tanto poi si appoggia alla sua battuta, si appoggia e buono lì. Allora, quella testa qua diventerà lunga, completa del filetto diventerà lunga 20 mm più o meno, quindi noi dobbiamo passare con la punta passante, quindi facciamo 22-23. Proprio un filo, Perfetto, così si appoggia bene. Se dovesse anche dilatarsi appena pochino con l'esplosione, con lo scoppio, se ne esce lo stesso, diciamo, e buono lì. Adesso abbiamo messo sul godrone. Ok, allora abbiamo detto che diventerà 20 mm tutto compreso, quindi facciamo il segnetto qui, più o meno non è importantissimo, Ci mettiamo l'alluminio, lo mettiamo anche battuto così non può correre, perché non è che possa stringersi più di tanto qua. Ottimo, la nostra testina è pronta praticamente. Guardiamo se è servita bene. Perfetto. Direi che sia bellissimo. Adesso ci manca solo il percussore, che adesso andiamo a farlo, e poi dopo cominciamo a essere veramente a dama. Ok, proviamo anche a metterci la capsula. Allora, quando non c'è la capsula dovrebbe andare tutto contro, e infatti lo è, c'è solo la svasatura. Quando c'è dentro la capsulina, visto che deve stare ferma, bella e sigillata, dovrebbe fare un pochino di spessore, così siamo sicuri che, eccolo qua, ecco lo spessore della capsula, della testa della capsula. Siamo perfetti, così siamo sicuri che è stretta. Cominciamo a fare il percussore, però con la consapevolezza
che più è preciso e meglio scorre, all'incontrario di quello che si possa pensare. Ecco, leggermente scarso, appena appena. È inutile che vi dica che più è liscio e meglio scorre, quello è evidente. Con la parte qua l'ho fatta più lunga perché adesso, per colpa del centrino, che mi serviva per forza, adesso dovrò togliere quello spazio qui, perché è spazio perso, diciamo, col foro interno. A me mi vuole il pernino che venga fuori, quindi vuole più lungo di quel tanto del centrino. Questo adesso lo taglio, lo tronco qui a 6 cm e mezzo, tanto poi quello che c'è in più lo tiriamo via. Allora, se ricordate, il foro qua era di 3,5, si poteva fare anche 4 eventualmente. E quindi noi dobbiamo fare un martelletto che venga fuori da lì, quindi se questo è 3,5 noi lo facciamo di 3,3, tanto per dire, gli lasciamo un centrino di 3,3 che esca da lì e faccia esplodere la capsula. Siccome non sappiamo in effetti quanto serve per uscire dalla capsula, per uscire dal modulo e fare esplodere la capsula, noi lo facciamo leggermente più lungo, dovrebbe bastare 4-5 mm, noi però lo facciamo 7, dopo tagliamo quello che c'è in eccesso. Tre 43, penso che vada bene. Ok. Ecco, questo diventerà il martelletto che fa esplodere la capsula. Dall'altra parte dobbiamo fare un centrino, più o meno lungo uguale, per tenere centrata la molla, quindi lo facciamo come la molla o leggermente meno, via. E comunque ci lasciamo 42 di tondo pieno, 42, da qua a qua. La parte qua che deve correre conviene smussarla abbastanza bene. Perfetto. La molla dovete farla in modo che questa quando è tutto vitata sia un po' più lunga della misura necessaria, così rimane sempre in tensione, altrimenti si scastra. Ecco, dopo questa si mette così e a posto. Comincia a diventare bella, comincia, Allora, adesso dobbiamo creare un filetto qua di 3 e per far questo naturalmente lo inseriamo, mettiamo anche la molla, così siamo sicuri che e mettiamo anche il codino, assicurandoci che sia completamente contro, abbattuta. Sì, ok. Poi facciamo un segno qua di riferimento, quindi stiamo indietro un millimetrino più o meno, così indicativamente. Ecco. Ok.
Ora lo smontiamo un'altra volta e andiamo a fare il filetto. Eccolo qua, si vedrà. Qui ho già messo un centrino piccolo. Qui abbiamo il nostro pezzo, il nostro martelletto col segno di riferimento e lo mettiamo. Ok, blocco il divisore. Ho messo solo punte di 2,5 che va bene per il filetto di 3, va bene. Ho messo su il maschio di 3, però qua bisognerà usare 1000 cautele perché chiaramente è molto fragile. Ok. Ok, che lo svito a mano che è meglio. Ecco, il filettino è fatto, bellissimo. Ora che il cilindretto è completo, lo mettiamo dentro, ci mettiamo a provvisorio una vite di 3, prendiamo una capsula buona, non forata, non mettiamo la molla perché non si sa mai che ci venga voglia di... Guardiamo quanto spazio abbiamo, se è troppo accorciamo un po' il puntone. Qui mi sembra troppo, mi sembra che abbiamo, a occhio, abbiamo 4 mm in più, invece ne devono rimanere solo 2 in più. Cioè praticamente quando, avvitando il tappo, tenendo questo contro, avvitando la testa, quando va contro ci deve rimanere ancora 2 mm, 1 e 2, il filetto di 1, passo 1, quindi dobbiamo togliere quel paio di millimetrini lì che non serve a niente e toglie un po' di corsa, però chiaramente lo porto 5 valutando la mia lavorazione. Se voi avete fatto un diaframma più grosso di qua di là, magari serve tutto, attenzione. Ecco, qui adesso facciamo un piccolo ragionamento. Per chi si accontenta e vuole fare una cosa veloce, va benissimo una brugolina di 3x20 a mezzo filetto. L'importante è che ci sia solo metà filetto. Questo si avvita nel nostro martelletto. Ecco, dobbiamo col seghetto o con la molo qualcosa, dobbiamo togliere quella parte di filetto in più praticamente. Ecco, montato con la vite, perché si accontenta, è già funzionale praticamente. Ma visto che questo è un oggetto da design, per soddisfare il nostro ego, anche diciamo così, io non terrei mai una cosa così, quindi vorrei farci una cosa che riprenda un po' il tappo superiore praticamente. Ho già rimesso sulla barra in macchina la barra di ottone. Allora qui dobbiamo fare un filetto di 5 perché io vorrei vedere anche una differenza di colori in testa, visto che è un oggetto da design, vorrei vedere la differenza di colori tra l'ottone e il metallo, diciamo. Vorrei una punta come questa di 4,20 e se non l'avete, per lo sforzo che fa va bene anche la punta di 4,50 se non l'avete. Chiaramente se c'è tanto di meglio. Quindi scendiamo 20 mm, scendiamo.
pronti per fare il filetto di 5. Guardo se va fino a fine corsa, è importante. Ottimo, sì sì, ottimo. Adesso qui vorrei fare un cilindro di, esternamente chiaramente, di 8, perché è così troppo grosso chiaramente. Ok, mi piace, leggerina ma bella. Ora fino che è montato, che è forte, bello stretto, e ci fissiamo definitivamente questa vite, questo balloncino di 5. Ci diamo già, ci mettiamo già il blocco a filetti, ci mettiamo. Ora tagliamo manualmente, perché non mi fido di tagliare con l'utensile, col seghetto da ferro lo taglio, o col flessibile, come volete voi. Io lo taglio col seghetto da ferro a 15 mm, che è già un valore già maggiorato praticamente. Ora con una buona dose di cautela portiamo questo perno a 3 mm. Siccome che diventerà molto debole, 3 mm, conviene farlo in due parti. Facciamo il primo pezzo, facciamo i primi 6-7 mm e dopo facciamo il resto. Facciamo. Molto benissimo. Un po' di svasatura qui e anche dall'altra parte in base a come volete farlo profondo questo cilindretto. Ottimo. Ora facciamo il filetto, però il filetto è una cosa di vitale importanza. Bisognerà lasciare una parte non filettata che sia un po' superiore allo spazio che è del metallo, e io lo sarei un 3-4 mm per stare sicuro, perché tanto poi eventualmente dopo poche volte si fa anche dopo manualmente. Un 3-4 mm io lo lascerei senz'altro. Purtroppo queste filiere T3 non trovo l'adattatore, non so dove l'ho messo, adesso userò un modo un po' posticcio, ma l'importante è fare il filetto via. E possiamo fare la troncatura, possiamo fare praticamente. Adesso facciamo la troncatura di questo. Conviene fare prima col seguino da ferro sulla morsa e poi dopo metterlo sul tornio. Ho messo sul portapinze per non rovinare il filetto, che lavora meglio sicuramente.
Eccolo qua, bellissimo. Allora, il risultato dovrebbe essere questo, no? Una parte di filetto, una parte senza filetto e poi la nostra ghiera. Adesso questa qui la avvitiamo sul nostro percussore e tagliamo la parte che c'è in eccedenza. Ecco, io l'ho tagliato manualmente, leggermente più scarso del cilindretto, e l'ho pareggiato con la molla, tanto l'importante è che prenda bene il filetto. Andiamo a provare. Ecco, a fine corsa manca leggermente. Adesso andiamo a metterlo dentro, guardiamo come funziona, se funziona più che altro. Fa un macello, fa. Ecco, qui tocca già la molla, tocca. Questo qui è tutto in più, diciamo. Infatti è in appoggio fino alla fine. Guardiamo se gira, è perfetto. Mettiamo anche la sua testa. Ecco, abbiamo finito questo dissuasore, chiamiamolo così. È bellissimo, a dire che è bello e poco secondo me. Bellissimo quel motivo qui che non si vede il codino. Le sue testine per accettare le capsule esplosive. La grandezza, chiaramente ho cercato di farla il più piccola possibile, però con un martelletto abbastanza pesante da poter esplodere quella cartuccia. La grandezza, adesso la compariamo a un pennarello di Amazon, tanto per intenderci piccolino. Ecco, quindi è molto più tascabile di questo piccolo pennarello. Qui c'è tutta la sua goletta fatta benissimo. Qui ci sono i due materiali che si vedono l'acciaio e l'ottone, che è bellissimo questo effetto per chi ama i metalli. E cosa dire? Non ci rimane che andarla a provare. Naturalmente non lo... Queste sono le capsuline, che vi ricordo che sono le capsuline che sono gli inneschi per le cartucce da caccia, solo l'innesco. Questo è il nostro dissuasore, bellissimo, dissuasore acustico naturalmente. Adesso proviamo a fare la prova, proviamo a fare la prova se funziona. Prima però vi devo ricordare, ho il dovere di ricordarvi che questo è esclusivamente un dissuasore acustico. Quindi ogni manipolazione di questo progetto va a vostra e sola e unica responsabilità. Non fatelo. Andiamo a provare. Prendiamo fuori un pallino. Eccolo qui. Apriamo la nostra testina. Mettiamo dentro, inseriamo. Eccolo lì. E siamo pronti. Pronti? 1, 2, 3, via! Mannaggia, che colpo! Torniamo a provare? Proviamo ancora. Prendiamo un altro colpetto, prendiamo. Tanto in un microsecondo si cambia praticamente. Eccolo lì. Pronti? 1, 2, 3, via! Che dite? Non è fantastica? E niente, abbiamo finito il video. Auguro un buon dissuasore a tutti e ci rivediamo alla prossima. Saluti!